Torniamo in studio, lo facciamo per dare di nuovo il benvenuto su Radio Rossonera a Monica Colombo del Corriere della Sera. Monica, ben ritrovata. Grazie, buon pomeriggio. Monica, come lo potremmo definire il Milan? Guarito, non guarito, guarito a metà? Guarito ma con ancora un po' di convalescenza dopo il pareggio di ieri? Ma allora, secondo me dobbiamo distinguere, nel senso, sì, forse convalescente. Da un lato, se uno giudica in maniera oggettiva, il Milan è ancora in corsa, sia in campionato che in Champions, perché voglio dire, nulla è perduto, anche in Champions, nonostante la classifica non sia bellissima, però c'è tutto il tempo per rimediare. Anche in campionato il distacco dalla vetta è minimo e quindi non si e tutto sommato il calendario finora l'ha messo davanti a tutte le squadre più forti del campionato, a parte l'Atalanta, la Fiorentina, correggetemi se sbaglio. Però è proprio il mood che gira nello spogliatoio e che viene poi trasmesso all'esterno a, come dire, far suonare il campanello d'allarme, insomma, visto le perplessità che ieri sono state manifestate da Leao e Giroud al momento della sostituzione e la critica di Calabria in settimana dopo la partita di Champions League. Io infatti, Monica, volevo chiederti proprio questo, cioè come hai letto queste dichiarazioni sia di Calabria dopo il Paris Saint-Germain sia di Giroud ieri, anche perché Giroud solitamente è più un giocatore che calma, no? Che compatta, quindi ha fatto effetto comunque vederlo così a fine gara. Sono d'accordo con te perché Giroud è sempre molto misurato, maturo nelle sue esternazioni, proprio da leader del gruppo, quindi non si esibisce mai in dichiarazioni di pancia che vanno sopra le righe o voci uscite dal senno, e invece ieri è come se avesse manifestato come da portavoce dello spogliatoio una sorta di disagio. A me ha fatto effetto la frase quando ha dichiarato: a un certo punto non sapevamo più se difendere o attaccare, come se ci fosse una sorta di confusione a livello di consegna tattica, che poi è anche quello che era emerso tra le righe nelle dichiarazioni di Calabria di metà settimana. Credo che sia un po' questo, diciamo, il vero problema del Milan in questo momento, non tanto la classifica o gli impegni, perché poi comunque il calendario nelle prossime settimane metterà di fronte squadre abbordabili, per cui c'è tutto il tempo per ritornare in vetta, sistemare la classifica. Mi sembrano invece appunto più preoccupanti, oltre agli infortuni ovviamente, queste spie di possibili malintesi interni. Monica, a proposito di leader, stavamo parlando di Giroud, un leader che rispetto all'anno scorso manca è Zlatan Ibrahimovic. Ti chiedo in questo momento chi è, diciamo così, di mazzo, cioè chi deve giocare la carta sul tavolo, se il Milan, se lui, se il Milan andrà all-in, quindi cercherà anche piuttosto di, che so, alzare l'offerta a Ibra, lasciargli qualche compito o qualche cosa che invece magari voleva tenersi per sé, invece Ibra reclamava, insomma, qual è il punto della situazione? Ma io credo che nelle ultime esternazioni pubbliche di Ibra sia emerso un po' il nocciolo della questione, ovvero il fatto che lui sia riottoso ad accettare un ruolo che sia di mera facciata. Io credo che all'inizio il Milan volesse proporgli un ruolo di ambassador in cui, diciamo, il club portava a casa tutti i benefici, ovvero avere un giocatore di nome amato, garante del progetto, e però senza dargli compiti operativi, anche perché di Ibra, come dire, un po' si teme la personalità, cioè se prima uno dei
difetti, tra virgolette, che si imputavano a Maldini era quello di andare in televisione e dire quello che pensava senza che necessariamente combaciasse con l'orientamento della società, ora la stessa problematica, tra virgolette, si potrebbe verificare con Ibrahimovic, che di certo non è una persona a cui mettere in bocca i concetti da diffondere in pubblico. E quindi leggo come voi che ultimamente Cardinali aveva detto che avrebbe potuto farne il proprio consigliere personale. Certo, se Ibra è molto annoiato dallo stare a casa o non lo convince pienamente la carriera d'attore, che era quella che aveva ventilato in una delle sue recenti interviste, allora il ritorno al Milan può essere, come dire, più possibile. Io credo che Ibra alla fine aspiri ad un ruolo in cui sia presente spesso a Milanello più che dietro una scrivania. Però servono altri incontri e delle garanzie precise. Monica, l'ultima curiosità che ti chiedo è relativa invece al problema degli infortuni che sta tediando il Milan in questo periodo. Secondo te in percentuale quanto sta influendo? Cioè pesa tanto oppure comunque le problematiche tattiche, le problematiche di spogliatoio, gli errori tecnici anche di giocatori pesano comunque di più rispetto a questo problema che di fatto c'è, è presente ed è evidente a tutti? No, almeno per un 30% incide, perché comunque ieri a Napoli la squadra è andata senza Okafor, senza Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor non c'era in Champions. Ieri ci sono stati altri infortuni in corso d'opera. Poi certo, a mio avviso, resta il peccato originale della campagna acquisti estiva, ovvero quella di essersi ridotti all'ultimo giorno di mercato, quando era una lacuna conosciuta da maggio, l'essersi ridotta last minute a prendere il sostituto di Giroud. E se tu ti riduci all'ultimo minuto, dopo che era naufragata la trattativa per Taremi, poi puoi anche incappare in qualche sola, cioè non me ne voglia Jovic, però finora non è che ha dato chissà quali contributi. Monica, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e a presto di nuovo su Radio Rossonero. Ciao, grazie. Ciao Monica. Ciao. Salutiamo e ringraziamo naturalmente Monica Colombo del Corriere della Sera. Io devo anche ringraziare, dato che non l'avevo ancora fatto, Gaber Sol per il 13° mese, poi Francesco per il 16° mese, poi PB che si è